Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati da me e dal mio Michelangelo, il mio gatto tigrato europeo meraviglioso, a questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese da un'idea di Go Nagai, il Mazinga Z, edizione Hachette, uno splendido robot, un oggetto da collezione meraviglioso con una struttura imponente e un progetto ingegneristico interno che non si era mai visto prima di adesso. Soltanto il robot è alto 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche, dove sul punto più alto avremo un'altezza di ben 90 cm. Uscita numero 50, siamo a metà giusta della collezione. Ricordo che per il completamento di questo modello sono necessarie 100 uscite. Questa che andrò a montare la terza parte della gamba sinistra. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti e tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, un abbraccio e un saluto. Alle persone che non sono ancora iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. All'interno trovo metà capsula in zinco presso fuso, il cardine del ginocchio, zinco presso fuso, e anche questo che è in zinco presso fuso, ed è l'ancoraggio del ginocchio. Due serie di viti, una più lunga e una più corta. Attenzione assolutamente a non confonderle, e le sue rondelle. Queste sono le più corte, io le ho già preparate con le brugole all'interno, con le rondelle all'interno, e queste si vede sono le più lunghe. Il passo è sempre lo stesso. Il passo, ovviamente questo è rivolto solo a chi non sa queste cose, è la distanza che c'è tra una linea del filetto e l'altra. Quindi sono identici i passi, ma cambia, come ho appena detto, la lunghezza. Adesso andiamo a lavorare soltanto con le viti più lunghe. Abbiamo avanzato dai montaggi precedenti questi due pezzi. Qua nello specifico vi danno proprio la sigla del pezzo che abbiamo avanzato nell'uscita precedente, ma non cambia nulla, sono, come vi ho appena detto, identici. Mettete quello che volete. Vado a metterlo così, prendo le due viti più lunghe e avvito. Ricordatevi che qui abbiamo già i filetti creati. Giriamo il cacciavite al contrario, appena sentite il dentino sarete certi di poter avvitare senza poter fare alcun danno, alcun possibile danno. Il mio gattino sta già dormendo. Ecco qui. Perfetto. A questo punto prendo questo, fate attenzione, qui abbiamo tre perni. Questo sulla sinistra e qua vedete che è liscio. Bene, prendete il pezzo con il perno verso la vostra sinistra, questo qui. E mettiamo il pezzo all'interno, così. Ok? Perché poi dovremo andarlo a mettere qui. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Terzo perno a sinistra,
dado esagonale verso di voi, e questa è la posizione corretta. Adesso però attenzione, qui dobbiamo andare a mettere le due viti più corte. Bene, adesso prendo questa, la giro così, inserisco questo pezzo all'interno. Questo è soltanto un perno per la posizione corretta, solo qui dobbiamo andare a mettere le viti, infatti questo non è filettato. E andiamo a prendere adesso di nuovo le viti che abbiamo messo all'inizio, quelle più lunghe. Non stringete tutto subito, mettiamole prima tutte e tre. Che struttura, ragazzi! Pazzesco! Nessuno può avere nulla da dire su questa struttura e questa collezione. Io sinceramente non ho mai visto niente del genere. Adesso attenzione a stringere queste, perché dovete sì stringerle forte, ma senza dimenticarvi che le viti in acciaio sono avvitate nello zinco presso fuso, quindi un materiale molto più dolce. Se esagerate, strapperete sicuramente il filetto all'interno. Basta così. Il montaggio è così terminato. Questa è la parte finale. Ma dovrebbe muoversi questo, no? Infatti. O no? Questo dovrebbe muoversi. Un attimo solo. Sicuramente ha una frizione durissima, perché peserà dai 9 ai 10 kg soltanto il robot, però comunque questo deve potersi poi muovere, vedete? È durissimo, ma deve essere così. Volevo riportarlo nella posizione iniziale, solo che mi faccio male con queste parti appuntite. Facciamo così. Ecco. Voilà. Perfetto. Bene. A questo punto il montaggio è terminato. Adesso procediamo con l'uscita numero 51. Ciao amore mio, mi fai sempre compagnia te, è il mio fratellino.
all'interno troviamo l'altra metà della capsula. Una serie di viti con le sue rondelle. E la piastra circolare in lega d'alluminio. Montaggio semplicissimo. Ecco qui. Mi preparo 2 viti inizialmente, poi ce ne serviranno altre per andare a mettere questo semiguscio sull'altro. Guardate che struttura interna che hanno fatto, rendiamoci conto, pazzesco. Sto guardando una cosa, scusatemi. Questo deve poter entrare perfettamente qua dentro. Un attimo, perché provo a smontare, perché devo capire come mai qua rimane un po' aperto. Un attimo solo. Eccomi qui ragazzi, ho risolto tutto. Ecco perché vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, perché io non mi limito al solo montaggio. Guardate cosa ho fatto. Se vi ricordate, prima c'era una luce che assolutamente non mi piaceva. La luce è lo spazio che c'è tra un pezzo e l'altro. Sono andato a vedere il punto dove toccava, quindi mi sono avvitato le 2 viti e poi mi sono accorto che al centro c'era una gobba, sia da una parte che dall'altra, perché non ci dimentichiamo che sono stampi fatti chiaramente in fusione, quindi quando poi c'è il raffreddamento c'è il dilatamento termico e quindi ci può anche scappare, soprattutto se poi le parti sono molto sottili. Comunque, in breve, io sono andato ad intervenire nei punti dove ho ritenuto giusto, in questo caso qua, su tutta questa parte qui, ma soprattutto qui che avevo un po' di gobba. La stessa cosa ho fatto da quest'altra parte. Infatti adesso vi faccio vedere. Arrivo, ragazzi. Alla fine rimanete con me che vi faccio vedere tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 51 e poi ci salutiamo. Ok, stretto e stretto, guardate, avete visto? Non c'è più alcuno spazio tra un semiguscio e l'altro. Fate soltanto attenzione a non stringere in maniera troppo eccessiva, perché vi ricordo che queste viti sono in acciaio, ma qui stiamo lavorando sullo zinco pressofuso. Attenzione, mi raccomando. Poi prendo questa piastra qui, il pezzo lo metto, fatemi guardare un attimo le immagini, così. Vabbè, basterà farlo girare perché se vi trova da soli fuori.
così no. Allora, ce la posso fare? E beh, devo fare anche un canale sulle comiche. Per forza che non ce la facevo. Me ne siete accorti tutti, tranne io. Era girato al contrario questo. Va bene. Allora, questo qui lo andiamo a mettere. Vediamo un po'. Facciamo girare finché va. Va bene che posso anche vedere il disegno dei perni, eh? Dovrei già capirlo da qui, dal disegno dei perni. Quindi questo è a punta qua, così. Perfetto. Mi metto altre 4 viti e anche questo montaggio è terminato. E che pezzo qua che abbiamo messo, ragazzi, eh? Mi metto le viti e ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Che pezzo! Fate questa prova, mi raccomando. Non vi fate male. È durissimo e deve essere così. L'importante è che lavori bene. Ecco qua. Bellissimo questo pezzo. E questo poi andrà messo qui. Così. Davvero, io sono esterrefatto a vedere questo. Non ho mai visto niente del genere. Mai. Pazzesco. Bene ragazzi, metto pausa al video, prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita e dopo ci salutiamo. Non in questa uscita, fino a questa uscita, scusatemi. Guardate che spettacolo! Koji Kabuto nel suo overbuilder. Michelangelo nel suo sonno continuo, amore mio. Adesso sono curioso di vedere quanto pesa questo pezzo. Vediamo. Guardate, soltanto questo pezzo, anzi mettiamoci su anche l'ultimo che abbiamo montato, siamo a 2455 grammi, circa 2,5 kg soltanto fino a questo numero. Ovviamente ci sono da mettere anche poi le braccia, che adesso vado a pesare anche quelle, che per i nostri amici che hanno un'unità di misura differente dal chilo, il peso è questo. Beh, dovrebbero essere tutti e due identici come peso, per cui ve lo leggo io. Aspettate.
1455 grammi. Che sommati ai 2,5 kg circa di quelli di prima fanno 4 kg solo fino a questo punto. Quindi 9-10 kg alla fine ci stanno tutti. Questo lo abbiamo fatto, avevo questa curiosità e me la sono tolta. Vi ricordo che sono funzionanti sia le eliche che le luci anteriori. Questo è l'interruttore. Io trovo che sia stupendo. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio ragazzi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Da me e Michelangelo è tutto, ci vediamo ai prossimi video, mi raccomando, e grazie a tutte le persone, saluto anche Daniel che ha condiviso diversi video nei gruppi dedicati e lo ringrazio con il cuore, e grazie a tutti quelli che lo faranno e a chi lo ha anche fatto. Ciao ragazzi, ci vediamo prossimamente. Con quale video non lo so, guardate la mia playlist, qualche cosa c'è. Ciao a tutti.